Buonasera a tutti. Qualche tempo fa ho preso un Frecciarossa e mentre viaggiavo ho guardato lo schermo che segnava la velocità di 230 km/h e mi è venuto da sorridere, perché io con gli sci sono andata più veloce di quel treno. Molti mi chiedono quante ore mi sono dovuta allenare per arrivare a quelle velocità. E la risposta è che, oltre all'allenamento e alla preparazione di anni, sono state necessarie anche tutta una serie di condizioni favorevoli. Per me è stato un po' come mettere insieme tutti i pezzi di un puzzle. Nel 2014 ho debuttato nella categoria massima, in S1, e usavo questo casco. Le prime gare le ho vinte, andavo anche abbastanza forte, però il casco non mi dava molta fiducia, lo sentivo un po' troppo grosso e soprattutto ogni volta che cercavo di frenare mi sembrava di decollare. Così ho pensato che avrei potuto trovare qualcosa di un po' più aerodinamico, di fatto un po' meglio per me, su misura per me. Così durante l'estate me ne sono fatta fare uno nuovo, un po' più compatto. Nel 2015 avevo il mio nuovo casco ed è stata una stagione pazzesca, perché ho vinto la mia prima Coppa del Mondo ai campionati mondiali. Però quando ci siamo trovati sulla pista più veloce al mondo, le condizioni non erano favorevoli, perché faceva molto caldo e c'era poca neve. E così ho concluso la mia stagione con soli 231 km/h. Molti di voi penseranno che è già una velocità folle, ma non per me, per chi pratica questo sport e punta ogni volta a superare i limiti. La possibilità di fare meglio c'è stata l'anno seguente, quando ormai avevo trovato il giusto assetto con i miei materiali e sono riuscita a vincere la mia seconda Coppa del Mondo consecutiva. Ma rimanevano comunque due problemi. La pista dove erano stati stabiliti tutti i record fino a quel momento ormai non c'era più. E la pista di Varse era un'incognita, perché la velocità più alta fatta segnare da una donna era di soli 236 km/h, ben distante dal record del mondo. Quando facciamo quel tipo di competizioni, le gare per il tentativo di record, siamo in pochi al mondo, solo una selezione può partecipare, i più forti. Sappiamo quando iniziano, ma in realtà non sappiamo quando finirà e soprattutto se ci sarà la possibilità di partire dalla cima e tentare il record. Per darvi il senso dell'incognita, un giorno siamo partiti circa una ventina di metri sotto la cima, ma di notte aveva fatto vento. E così in pista c'erano delle onde create dal vento, di neve ventata. Dalla partenza non si riusciva a capire quanto queste avrebbero potuto dare fastidio. Però me ne sono accorta subito scendendo, perché ho iniziato a muovermi, gli sci sbattevano e mi sentivo come in una centrifuga. Ho provato a fermare quei movimenti, ma non riuscivo e ho iniziato ad avere paura di cadere. Così ho pensato di provare ad aprirmi dalla posizione aerodinamica per cercare di rallentare un po'. E sono riuscita a rimanere in piedi, per fortuna. Ecco, questo è il video di quella discesa. Forse a voi non sarà sembrato così tragico come l'ho descritto io, ma vi assicuro che a quella velocità trovarsi lì è stato abbastanza scioccante. 2 giorni dopo saremmo partiti pochi metri sotto la cima e sapevamo benissimo che quello sarebbe stato il grande giorno, il giorno dei record. Ma io ero ancora spaventata dall'ultima discesa fatta e soprattutto avevo ancora la convinzione che solo gli uomini avrebbero potuto batterlo, perché loro erano più vicini alla velocità del record. Come tutte le sere ho finito di fare gli sci, ho preparato i miei vestiti portafortuna e sono andata a dormire. Io sogno molto e a volte sono sogni premonitori e quella notte ho sognato di fare il record. Al mattino ho spento la sveglia e subito mi è tornato in mente il sogno. Così sono corsa alla finestra per vedere le condizioni del meteo. Era una giornata stupenda e ho subito pensato che se fosse dovuto succedere, quello sarebbe stato il giorno perfetto. Per scaramanzia non ho detto niente a nessuno del sogno e mentre salivo in seggiovia il mio allenatore mi spiegava che purtroppo avevo rischiato di cadere perché sono molto leggera e questo per me sarebbe stato un limite. Ma mentre lui parlava io continuavo a pensare al sogno e sorridevo senza dire nulla. Il primo giro
pochi metri sotto la cima, ho deciso di farlo con calma, di essere prudente per valutare le condizioni della pista. Ma nonostante questo sono riuscita ad andare a 240 km all'ora, battendo così il record italiano. Quello per me era già l'obiettivo, però a quel punto non mi bastava più. Sentivo che avrei potuto battere il record del mondo. In quel momento ero felicissima, perché avevo raggiunto il mio obiettivo e stavo iniziando a realizzare che seriamente avrei potuto battere il record del mondo. Però non avevo tenuto conto di un particolare. Come secondo paio di sci avevo preparato quello veloce ma instabile di quando avevo rischiato di cadere. E così ho iniziato a pensare se utilizzare quello già sciolinato e cerato ma che non mi dava fiducia o preparare di nuovo quello appena utilizzato. Cosa che però in genere non si fa molto spesso, perché potrebbe esserci la possibilità che non sia più veloce come il giro precedente. Negli ultimi istanti che avevo a disposizione ho deciso di seguire il mio istinto. Per quell'ultima discesa avevo scelto tutto ciò che mi faceva star bene, che mi dava fiducia. I guanti, gli sci e il casco, proprio come nel sogno. Ero in partenza con il sorriso, perché sapevo che ormai non avevo più niente da perdere, o forse qualcosa da guadagnare. Mi sono detta o la va o la spacca. Ho messo il casco, ho fatto un bel respiro, ho contato fino a 3 e via. Sono iniziati così i 20 secondi più lunghi della mia vita. Subito dovevo pensare a mettermi velocemente in posizione aerodinamica, dovevo ricordarmi della compressione nel finale, ma soprattutto pensavo mentre scendevo, ma quanto manca? Erano secondi interminabili. Appena superata la linea di fine pista, ho pensato di non aver battuto il record, perché avevo fatto meno fatica rispetto al giro precedente. Ma un po' di speranza ce l'avevo comunque, e quindi mentre frenavo cercavo di guardare oltre la rete per capire qualcosa in più. Finché all'ultima curva ho visto la folla esplodere. Avevo battuto il record del mondo, avevo fatto 247 km all'ora. Ero la donna più veloce al mondo. Fare un record del mondo per noi è il massimo obiettivo che si possa avere. Però una volta raggiunto non mi bastava più di nuovo. Volevo cercare di andare sempre più veloce. Però quando raggiungi l'apice e non hai più nessuno davanti, non hai punti di riferimento e quindi non puoi copiare nessuno. Così ho pensato che l'unico modo che avevo a disposizione per cercare di andare sempre più veloce era quello di inventare e studiare cose nuove. Così sono stata in Galleria del Vento e mi sono fatta aiutare da alcuni ingegneri per fare degli studi sull'aerodinamica. E siamo anche arrivati a brevettare un nuovo casco, studiato apposta su di me, sulla mia posizione aerodinamica. Però anche in quel caso non avevo tenuto conto di un particolare, che prima di tutto bisognerebbe riuscire ad avere un buon feeling con i propri materiali, perché anche se sono i più veloci e aerodinamici, non è scontato che si riescano ad utilizzare in maniera efficiente. Da lì ho iniziato a fare tutta una serie di cambiamenti che mi hanno portato ad essere sempre più insicura e instabile, sia a livello tecnico che mentale. Finché a un certo punto ho preso una decisione radicale: resettare tutto e tornare al giorno del record, con gli stessi materiali che mi hanno fatta diventare la donna più veloce al mondo. Ho deciso di tornare al punto zero per cercare di crescere di nuovo e magari sognare di nuovo. Sono Valentina Greggio, ho capito che quel record era nato dentro di me prima ancora di diventare realtà.